Ciao amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, amatore e coltivatore. Oggi andiamo a vedere le begogne. Come potete vedere qui, alcune stanno messe meglio, alcune peggio, ma vi spiego dopo. Ovviamente i discorsi che faremo in questo video sono generalizzati per tutti i tipi di begogne. Sappiate che magari possono esserci delle eccezioni e così via, ma magari lo vedremo poi anche col tempo. Quindi andiamo. Le begogne è un genere che ha più di 900 tipi di piante, annuali o perenni, carnose o non carnose. Abbiamo quelle a radice fibrosa, tuberose o rizomatose, quindi ne abbiamo davvero di tutti i tipi. Ci sono alcuni tipi di begogne che sono rampicanti, altre che sono arbustive, altre semplicemente erbacee da fiore. In questo genere tra l'altro abbiamo tantissime ibride e questo è importante dirlo, proprio perché il riconoscimento delle nostre piante alcune volte è molto difficile. Come dicevo prima, faremo un discorso generale e generalmente queste piante, queste nostre begogne, vivono bene in temperature che vanno dai 18 ai 20 gradi. Sinceramente dipende dal tipo di pianta, ci sono alcune che patiscono tantissimo il freddo, ce ne sono altre che invece riescono a sopportarlo un po' di più. Secondo la mia esperienza, per quasi tutte quelle che ho io, tolto alcune che appunto vi dirò dopo in dettaglio, ho alcune piante che sono arrivate fino a -5 senza avere problemi o subire danni. Molti dicono che sotto i 10 gradi potrebbero patire ed effettivamente per alcuni tipi di begogne è così, ma ci sono alcune varietà che sono un po' più rustiche, che possono permettersi la bellezza di sopportare un po' più il freddo. Sotto una certa temperatura, specialmente le tuberose o le rizomatose, potrebbero andare in riposo vegetativo, quindi se se vedete sparire la vostra pianta ed è una begogna, fate bene attenzione che non sia appunto un rizoma, che così potrà rinascere in primavera. Se invece voi lo gettate via, non rinascerà più. Quello che è sicuro è che sono piante che odiano le gelate, quindi anche quelle che possono stare a una temperatura più bassa, quelle che possiamo tenere in una stanza fredda piuttosto che in serra, o addirittura alcune magari lasciarle fuori a seconda delle zone d'Italia. Fate in modo che non gelino, che non prendano neve, che non prendano grandine, ma di tenerle sempre comunque molto riparate. La luce invece, l'esposizione è molto semplice. Sono piante che amano sì una buona luminosità, non sono piante da ombra, anche se forse alcune varietà si possono tranquillamente adattare, però quello che vedo, farle crescere bene, a farle crescere velocemente sane. Molta luce sì, ma non diretta, specialmente in primavera e estate, nelle ore più calde della giornata, le piante non vanno al sole diretto. Io personalmente ho lasciato quest'estate quelle 2 orette di esposizione a nord al mattino di sole e non è successo niente, quindi il sole del mattino, se sono quelle 2 orette, vi consiglio di lasciarlo, potete lasciarle senza problemi. Invece però fate attenzione, perché quando il sole è all'apice del suo calore, dalla primavera all'estate, non lasciatele mai al sole caldo diretto perché si bruciano molto facilmente. Il terriccio è un terriccio universale, va benissimo, l'importante è che sia assolutamente ricco di nutrimenti, perché sono piante che fanno tantissimi fiori, sono piante anche, mi permetto di dire, secondo la mia esperienza, a crescita abbastanza rapida, quindi hanno bisogno di essere nutrite bene. Quindi già il terriccio fa la sua parte. Sono piante che, come vedremo dopo, comunque richiedono di essere sempre bagnate, di conseguenza sono piante che tendono a marcire facilmente se non facciamo attenzione, quindi in questo caso la perlite è assolutamente un obbligo, ve la consiglio tantissimo, sia per far respirare le nostre radici, sia per non permettere alla pianta di avere dei ristagni, questo è molto importante. So di alcuni miei amici che nel mix mettono anche un po' di torba, io non l'ho mai messa, ma mi sento di dirlo perché sono persone fidate, quindi potrebbero tranquillamente avere un po' di torba nel mix. Io non l'ho mai messa, quindi non è per esperienza mia. Il mio terreno è composto da terriccio universale di buona qualità e ricco di nutrimenti, con un po' di perlite e un po' di argilla espansa. Avevo aggiunto ad alcune semplicemente un po' di humus, così quello non ci sta mai male. La
annaffiature, come vi accennavo prima, sono piante che richiedono tantissima acqua, quindi sicuramente il terriccio va sempre umido. Attenzione, non bagnato gocciolante, no ai ristagni idrici, non all'acqua sottovaso, ma sì al terriccio umido. Sono piante che bevono veramente tanto e da quello che vedo io si asciugano anche tanto rapidamente, quindi dalla primavera all'estate non aspettate che il terriccio si asciughi. Quando vedete già che è quasi del tutto asciutto, andate subito a bagnare. Io normalmente in primavera-estate le bagno a immersione, quindi riempio il mio lavandino, le butto lì dentro o quelle che ho fuori nella mia bacinella, le lascio lì quella mezz'oretta che assorba bene l'acqua da giù e poi le vado a mettere a posto. È un metodo che funziona anche bene, quello di immersione, in autunno ed in inverno, perché andiamo a non inzuppare così tanto d'acqua tutta la parte sopra della pianta, ma il terriccio che assorbe ciò che riesce, quindi l'immersione soprattutto nei mesi appunto freddi ve lo consiglio. In però autunno ed inverno la pianta diciamo che ci possiamo permettere di aspettare che asciughi tra un'annaffiatura e l'altra. Infatti io faccio così: quando le temperature iniziano a essere sotto i 13-10 gradi, di conseguenza aspetto che il terriccio si asciughi proprio. Certo, non deve essere duro, secco, mattone, però una volta che è asciutto vado a bagnare. Non aspetto che sia ancora leggermente umido, a differenza della primavera e dell'estate. Questo perché ovviamente d'inverno, come già abbiamo detto in altri video, il terriccio ci metterà molto di più ad asciugare, di conseguenza potrebbero esserci marciumi, ma lo vediamo poi nelle malattie. Quindi tantissime annaffiature in primavera e estate, non abbiate paura, il terriccio deve essere sempre umido, e invece andiamo a darne un po' meno in autunno ed in inverno. Quelle che hanno il rizoma o il bulbo possiamo direttamente, se sono in riposo, lasciarle riposare come facciamo normalmente. Invece quelle che tengono la nostra vegetazione su non sono in riposo ma richiedono acqua, di conseguenza aspettiamo che il terriccio asciughi, ma mi raccomando non sospendete le annaffiature per tutto l'inverno, perché sennò vi seccano. Il concime è un'altra cosa molto semplice, sono piante che sì, richiedono tantissima nutrizione. Io in primavera e in estate le concimo all'incirca più o meno 3 volte a settimana, quando vedo che sono tanto belle fiorite. In primavera e in estate vado proprio a abbondare, concimo una volta ogni 3 settimane. Quando sono molto fiorite e hanno bisogno di molti nutrimenti vado anche a dare una volta ogni 2 settimane, sono sincero. Invece poi vanno sospese in autunno e in inverno, cioè non sospese, scusate, ma diradate. Quindi io in autunno le concimo ancora, ma solamente una volta al mese. Vado poi a sospendere le concimazioni nei mesi invernali. Dipende però, quelle che tengo in serra fredda le vado a sospendere nei mesi invernali. Quelle che invece tengo in casa a inizio inverno metto un po' di concime granulare sul terriccio, quello che si assorbe poco per volta, e la lascio lì per tutto l'inverno, quindi poi vado a riconcimare dalla primavera. Se voi volete continuare a concimare quelle che avete in casa, che sono quindi al caldo, che sicuramente cresceranno, nei mesi invernali vi consiglio anche una volta al mese, può essere perfetto. Il travaso, personalmente, quelle che hanno raggiunto la grandezza che volevo, quelle che non voglio fare espandere di più, vado a fare un rinnovo di terriccio e di radici ogni 2 anni. Tolgo un po' le radici rovinate, faccio un po' di pulizia, pulisco bene tutto il nostro panetto e vado a dare un nuovo terriccio per far sì che la pianta sia di nuovo in una casa bella confortevole. Se invece voi volete farla crescere, volete farla espandere, di conseguenza andate a travasarla quando il panetto di radici è bello pieno, quindi dal vostro vaso tirate un pochettino sulla vostra pianta, controllate in che stato sono le radici, se il panetto è pieno allora potete metterle in un vaso più grande. Essendo piante che non temono l'umidità, potete metterla anche in un vasetto un po' più grande rispetto al solito, cioè non deve essere proprio sempre quel centimetro di differenza, purché lo facciate sicuramente in primavera. Ecco, va fatto in primavera o volendo anche in estate, ma secondo me è meglio in primavera. E il vaso può essere anche di quei 3 cm e mezzo in più di grandezza, diciamo che male non gli fa.
Riproduzione, abbiamo principalmente due metodologie che possiamo applicare. Uno è per semina. Comunque vanno seminati quando la nostra temperatura è all'incirca come media sui 20 gradi, quindi non aspettate il caldo eccessivo, ma non fatelo neanche quando fa freddo, crescono anche abbastanza velocemente, quindi aspettate che le temperature si stabilizzino sui 20 gradi e poi potete andare a seminare le vostre begogne. Invece per Thalea è un discorso molto semplice, trovo veramente tanto semplice propagarle, le propago già da un po' perché le regalo a degli amici e tutto quanto. Allora, la propagazione la possiamo fare sia per fusto, quindi basta proprio solo tagliare un pezzo della nostra pianta, badate bene di prendere magari una gemma e tagliare leggermente sotto, direi che è perfetto, e poi la possiamo mettere direttamente in terra che va tenuta umida e lei farà le radici. Altrimenti possiamo anche le begogne produrle per via fogliare. Esatto, ho proprio una mia piccola begogna che mi è stata regalata, che è stata riprodotta tramite foglia ed è veramente facile. Anche lì il terriccio va tenuto praticamente umido, quindi nebulizzato ogni tanto. Se gli mettete un pezzettino di nylon, ok, in modo da creare un microclima, direi che è ancora la perfezione. E nel caso che vogliate utilizzare la Thalea di fusto, potete mettere un po' di ormone radicante, diciamo che aiuta a radicare prima, però non sono piante che faticano, trovo, a fare radici, quindi potete andare sul sicuro. Le malattie invece a me personalmente hanno avuto problemi di cocciniglia, ma so che possono prendere anche gli afidi, comunque niente che un buon antiparassitario o anche solo per dire l'olio di limo possa aiutare. Un altro grosso problema di queste piante è la muffa, il marciume. Questo perché sono piante appunto che richiedono tanta umidità, sono piante che vanno un attimo studiate per capire fino a che punto possiamo spingerci, perché se le lasciamo troppo inzuppate è veramente facile farle marcire, sia il tubero che le radici, che quello che è a seconda della pianta, o anche solo andare incontro a muffe che potrebbero destabilizzare la pianta, aumentare il rischio di prendere parassiti, renderla più debole e praticamente portarla alla morte. Quindi fate attenzione a questo, prendete tantissima esperienza della pianta, non bagnatela mai da sopra, aspettate che sia quasi asciutta e l'andate a mettere ad immersione, in modo che così la parte sopra si bagna grazie all'immersione ma non all'acqua buttata addosso. In più, travasare la pianta, aggiungere un po' più di perlite può aiutare a sistemare questo problema. Un'altra cosa importante ovviamente è che il terriccio sia di buona qualità, perché sappiamo tutti che se il terriccio è di bassa qualità tenderà a prendere muffe e parassiti, quindi terriccio di buona qualità, perlite e bagnarle ad immersione vi aiuterà quindi a non avere marciscenze. Si dice marciscenze? Sì, perché io l'ho già sentito, quindi si dice. Beh, ormai l'ho detto. Un altro problema che trovo che hanno queste piante sono i bruchi. Sì, i nostri amati bruchi di farfalle, ed è proprio il motivo per cui molte delle mie piante sono messe male, è proprio per colpa dei bruchi. Sì, ci sono prodotti in commercio che possono risolvere questo problema, però come sapete le farfalle o le falene comunque in natura servono anche per l'impollinazione e comunque sono animali non infestanti, sono animali che non danno grossi problemi, o perlomeno nel mio caso, quindi non mi sentivo di ucciderli, sono andato a rimuoverli, ogni volta che ne vedevo uno lo andavo a togliere e lo rimuovevo. Non capita tutto l'anno, c'è proprio solo un periodo all'anno che potrebbe essercene qualcuno in più. Lì sta a voi se volete utilizzare un prodotto che adesso non ricordo il nome ma so che c'è apposta per i bruchi, oppure se con una semplice pinzetta, se vi fanno senso, io li toglievo tranquillamente con le dita, se vi fanno senso con una semplice pinzetta o un fogliettino di carta trovate il bruchetto di solito nella parte sotto delle foglie, lo togliete e lo andate a buttare in giardino, lui sta bene e la vostra pianta starà bene. Certo, potreste avere una o due foglie mangiate, prestate solo attenzione a questo, perché una volta che ne trovate uno, magari dopo 2 settimane potreste trovarne un altro, quindi buttate un occhio sulla pianta, tutto qui. La cura non richiedono grosse cure o cure particolari, come gran parte delle piante possiamo sicuramente andarle a pulire utilizzando un pezzo di stoffa con un po' di acqua e un po' di latte, un 50-50, e le foglie si puliscono, che è una meraviglia. Alcuni tipi di begogne hanno tantissime foglie, quindi non so quanto
potete avere di pazienza per andarla a pulire tutte, effettivamente io ammetto che non sempre ce l'ho, è più facile pulire quelle che tengo in casa, tenerle belle, tenerle pulite, quelle fuori invece tendo a farlo un po' meno, però alla pianta fa piacere. Se invece in primavera e estate le lasciate alla pioggia, quelle che potete lasciare fuori è perfetto perché si puliscono da sole. Invece per quanto riguarda la potatura non sono piante che effettivamente richiedono una potatura, quindi potete anche non farla. Io su molti tipi di piante lo faccio, allora qua le ho lasciate per farvele vedere, ma tipo su questa dovrò andare a togliere qualche foglia qua e là, quando una foglia diventa brutta aspettate che secchi o che cade, poi la togliete. Invece la potatura sul fusto può aiutare la pianta a essere un po' più forte, perché hanno, sempre generalizzando, l'abitudine di fare questi rami sempre più lunghi e sono sempre fini e vanno sempre giù, quindi o dovete mettere una stecca, altrimenti potete all'inizio della primavera, secondo la mia esperienza, cimarle in modo che l'anno dopo il fusto cimato sia un po' più forte e faccia dei fusti più piccoli laterali. Questo, la potatura, aiuta anche ad avere una pianta meno allungata ma più compatta, più cespuglietto, che sicuramente potrebbe essere più carina da vedere, però questa ovviamente è una scelta vostra. Vi chiedo scusa, mi sono accorto solo ora che ero praticamente attaccato alla telecamera, quindi cercherò di stare un po' più indietro così non avete proprio la mia faccia spiattellata sullo schermo. Scusate. Ok, passiamo alle mie piante. Io ho esattamente 6 tipi di begogne, ammetto che una mi è mancata 2 o 3 mesi fa, non ce l'ho fatta, è sempre stata patita, non sono riuscito a salvarla, mi dispiace. Quindi mi rimangono 6 tipi di begogne che andiamo a vedere insieme adesso. Allora, queste sono delle begogne cucullate. Questo tipo di pianta qua, cioè in realtà vedo che esistono più tipi, sono a foglia carnosa, troviamo degli esemplari che hanno la foglia verde, altri che ce l'hanno viola, degli esemplari che indipendentemente dal colore della foglia possono fare fiori piccolini e molto delicati, rossi, rosa o bianchi. Io ne ho una verde con i fiori rossi e ne ho una viola con i fiori bianchi. Sono piante appunto che crescono ad arbustino, chiamiamola così, e queste due le ho comprate in un vivaio. Tra l'altro erano piccolissime, l'avevo pagato €1 e l'ho già potate una volta, quindi mi danno molte soddisfazioni. Questa invece è un po' il mio piccolo orgoglio, perché è stata un'occasione, la vedevo spesso, ma essendo una begogna costava anche un po' di più di quello che volessi spendere per una begogna, non perché mi piacciono meno le begogne, ma perché so che cioè non sono proprio il mio genere di pianta di solito. E quindi avevo trovato questa occasione in un vivaio dove costava veramente poco, l'avrò pagata €1,50, è vero che era molto più piccola, ma sono molto contento perché ha queste foglie a forma di cuore, tra l'altro è una begogna Rex, ha queste foglie a forma di cuore, semicarnose, fa i fiori come le begogne di prima, i miei sono rosati, ed è molto carina, ha delle foglie veramente stupende e particolari. Sia la Rex che le cucullate in questo momento io le ho all'esterno, qui da me ci sono -2 gradi già da una settimana, l'altra settimana si aggirava tra gli 0 e i -1, questa settimana siamo arrivati ai -2 già da 2 o 3 giorni e come vedete l'ho portate dentro solo per fare il video, ma i fusti sono belli forti, la pianta sta bene, quindi come già l'avevo lasciate l'anno scorso non mi danno grossi problemi, cioè non vedo che patiscono il freddo in maniera molto esagerata. Quindi l'unico accorgimento che dovete avere con questo tipo di begogne è che siano riparate appunto dalle intemperie, perché avevo un'altra cucullata che l'anno scorso ha avuto un po' di neve sopra e no, non è più qui, quindi no al gelo, ma secondo la mia esperienza già da 2 anni vedo che non hanno problemi col freddo. Questa qui invece, come vi dicevo prima, me l'hanno regalata a uno scambio dell'ADIPA, l'associazione botanica a cui faccio parte. 2 volte all'anno ci ritroviamo per scambiarci delle piante e a me è capitata anche questa, che è molto bella, è una talea foliare. Quando mi è stata regalata aveva solo questa foglia e adesso invece sta facendo da sotto la piantina che non vedo l'ora di vedere crescere, però
Questa si chiama Begonia immense o immense, non ho idea di come si possa pronunciare, ma teniamolo per buona. E anche questo invece ha le foglie che sono un po', ecco, quercifoglia forse, con questa forma un po' a punta, molto carine, molto particolari. Questa qui non lo so perché la mia è ancora piccolina, ma l'ho letto su internet, se non è se è la verità, prendetelo con le pinze perché non lo so ancora, dovrebbe essere tuberosa, quindi col tempo dovrebbe proprio svilupparsi un tubero, ma questo ve lo dirò, ve lo confermerò tra un po' di tempo che la mia cresce. Poi abbiamo la begonia maculata che è bellissima, che all'inizio ho tirato giù veramente qualsiasi parola perché ho detto non è possibile che non riesco a far crescere una pianta, sta poverina è una sopravvissuta perché ha patito tantissimo e invece adesso sta crescendo bene, abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ha foglie allungate, si chiama begonia maculata, ha questi pois fantastici, bellissimi bianchi e anche questa fa il tipico fiore delle begonie. La mia non è mai fiorita, ancora grazie che per fortuna si è ripresa e stia crescendo, però se non erro dovrebbe avere dei fiorellini bianchi. Ovviamente questa diventerà legnosa sul fusto, è un arbusto che diventa praticamente semilegnoso, legnoso. Poi abbiamo la begonia argenteo guttata. Allora, sia questa che la prossima mi sono state regalate le talee, e queste sono ancora tuttora talee, per questo le vedete un po' patite, da un mio caro amico, sempre dell'Adipa, però non me la date per lo scambio dell'Adipa, me la regalate così in amicizia, quindi grazie Fede. Questa è molto simile alla maculata come tipologia di foglia, anche questa è una semilegnosa, quindi le vedete in questo stato perché stanno radicando, ma ho controllato stamattina e stanno spuntando delle radici, quindi il prossimo anno spero di vederle belle forti e rigogliose. L'altra invece è una begonia corallina, è molto simile a quelle che abbiamo appena visto, sempre con queste foglie allungate con i pois, anche questa semilegnosa, e questa ho letto che è un ibrido, quindi queste ultime tre che avete visto, quindi la corallina, la maculata e la argenteo buttata, tutte e tre queste le tengo in casa. Allora, la maculata patisce il freddo, di questo sono sicuro perché avevo già provato a tenerne una fuori. Invece le altre due mi sembra che fino ai 5 gradi così non abbiano problemi, però io sinceramente, vedendo anche una certa somiglianza con l'altro, non rischio. Vabbè, quest'anno le tengo dentro perché sono talee, quindi devo farle radicare bene, sicuramente non le butto al freddo, però sono piante sicuramente rispetto agli altri tipi di begonia che abbiamo visto prima che patiscono di più il freddo, per cui se le riparate secondo me è meglio, se le tenete al caldo è meglio. Ah, sì alle nebulizzazioni, sono piante che richiedono tantissima umidità, sì allo spruzzino. Ragazzi, penso di avervi detto tutte le cose fondamentali delle nostre begonie. Spero che come sempre i miei consigli vi siano stati utili. Se ho dimenticato qualcosa o se voi fate in qualche maniera differente, scrivetelo qua sotto, così da aiutare anche la nostra community e aiutarci a vicenda. Ricordate che i miei consigli sono secondo la mia esperienza, quindi magari voi li riuscite a coltivare in tutt'altro modo, fatemi sapere se è così. Sempre per supportare il canale vi chiedo un bel like e possibilmente l'iscrizione, ve ne sarei davvero tanto grato. E se vi fa piacere potete unirvi qua sotto al nostro gruppo Discord, in cui stiamo creando una community dove si parla di piante ma non solo, c'è una categoria per ogni tipo di passione o hobby. Per esempio c'è il gaming, c'è le piante, c'è la resina, c'è il craft, c'è il digitale, il disegno, c'è di tutto e di più, però c'è la categoria piante, quindi magari vi fa piacere conoscere anche altre persone che hanno la nostra stessa passione. Fatemi anche sapere cosa vorreste vedere in uno dei prossimi argomenti e quindi niente, ho detto tutto. Alla prossima, un abbraccio, ciao da Cri!